V2 Max, massimo consumo d'ossigeno, Nicolas, che io lo so che tu, come tanti di quelli che ci ascoltano, lo controlli sempre sull'orologio per sapere se è cresciuto o se è calato. È stabile, oggi non è cresciuto. E la cosa sicuramente ti fa impazzire. Oh, è cresciuto, sono felice, è calato. E invece non è così corretto, sai, interpretare il nostro miglioramento o meno solo dal V2 Max. Ah sì, no? E soprattutto dal numerino dell'orologio. Io lo faccio tantissimo. Ecco, proprio deprimento totale quando prima della gara arriva il calo. Scopriremo in questa prima puntata della quarta stagione del nostro podcast Corso e Mangiato, che unisce allenamento e nutrizione per il miglioramento della performance e del benessere. Però prima, attenzione, perché subito dopo la sigla partirà il sommario e scoprirete tutte le cose di cui parleremo sul V2 Max oggi, cioè una roba che ve la salvate, ve la riascoltate su YouTube, like, subscribe, su Spotify 5 stelle e segui il podcast. Ma attenzione, perché l'antipasto che ti voglio dare è che il V2 Max che cresce non è detto che tu stia migliorando, però sicuramente un V2 Max alto ti assicura, non ti assicura, ti dice probabilmente posso correre più forte di prima. E ti dico anche un'altra cosa, il V2 Max è anche un sinonimo di longevità. Ah sì? Dobbiamo vedere anche questo, cioè come il V2 Max sia correlato a un miglioramento della qualità di vita e della Nicolas, il mio ultimamente è bassissimo, come la mia voce in questo momento. Dicono queste cose. Esatto. Senti, ma prima puntata del podcast quarta stagione Corso e Mangiato, quest'anno 8 puntate, saranno 7 dedicate ai game changer per la corsa e l'8ª sarà in esterna, una puntata spettacolare per un allenamento professionale che seguiremo io e Nicolas, e non solo, per chi prepara maratone 50 e 100. Quindi mettetevi comodi, perché adesso parte il sommario subito dopo la sigla. Corso e Mangiato, il podcast che unisce allenamento e nutrizione per la tua performance. Prima cosa vedremo cos'è il V2 Max, la sua definizione, perché è importante per la corsa e per la salute. E quali fattori lo influenzano, e cosa possiamo fare per migliorarlo. Poi andremo a vedere la metodologia della misurazione, cioè come si fa a misurare, da cosa deriva sto numerino, e quali sono i test da laboratorio o da campo più validi o meno validi. Sì, e quelli che quindi potete fare, ma non solo per la nostra opinione, perché tutta la puntata ci affideremo a una ricca bibliografia scientifica che poi troverete nella descrizione della puntata, e poi in questo capiremo anche se sono o no precisi gli orologi. Ma poi in ogni puntata di Corso e Mangiato quest'anno ci saranno 2 rubriche, l'allenamento e la ricetta, ma in questa puntata specialmente ce ne saranno tanti di allenamenti. Cioè, quali sono gli allenamenti che ci fanno migliorare i V2 Max direttamente o indirettamente? Poi Nicolas, vedremo poi se un altro V2 Max effettivamente garantisce prestazioni migliori o no. Spoiler, non è detto. Ok. Però ascoltatelo, perché veramente poi portiamo degli esempi, dei casi studio e degli studi. E poi come il V2 Max sia legato all'economia di corsa. L'economia di corsa è legato soprattutto a fattori biomeccanici, però c'è uno stretto legame, anche qui degli studi ci riportano come velocità, resistenza, economia di corsa siano legate. Passiamo poi a vedere come il V2 Max è legato alla salute e alla longevità, e quindi perché Kipchoge o Pogacar vivranno 2000 anni. Beati loro. No, però a parte gli scherzi, ci sono veramente sempre più studi che trovano una correlazione alta tra V2 Max alto e un rischio di mortalità più basso, che vuol dire che probabilmente fare sport, anche se poi vedremo che V2 Max non è solo allenamento. E V2 Max, sempre nella salute, è legato proprio anche a una condizione cardiovascolare, perché se il cuore è un cuore allenato, certo, sarà anche più in grado di far ricircolare l'ossigeno, di conseguenza con benefici cardiovascolari sulla salute un po' in generale. Cuore con pareti più resistenti, capace di pompare più sangue, però lo vedremo dopo. Poi dopo anche faremo un piccolo affondo sulle condizioni di ipossia, cioè come il corpo si adatta alla bassa concentrazione di ossigeno, e questo quindi parleremo anche della corsa in altura. Esatto. Però non solo, perché poi che cosa vedremo? Andremo a vedere il recupero, come il recupero e gli adattamenti a lungo termine sono fondamentali nello sviluppo del V2 Max e nel suo miglioramento, quindi anche strategie per recuperare meglio e per evitare soprattutto l'overtraining o
diciamo anche quelle condizioni intermedie. Inoltre, Nicolas, anche se poi sarà oggetto di una puntata speciale, vedremo anche che correlazione c'è tra forza e V2 Max, e in questo poi dopo faremo anche un affondo nella differenza tra atleti elite e atleti amatori, perché troppo spesso gli amatori sono convinti di non poter fare certe cose che fanno gli elite, non allo stesso modo, ma noi le possiamo importare, no? Per far bene. Poi dopo sarà un po' più il tuo pezzo, perché cosa vediamo? Andiamo a vedere come il V2 Max e la nutrizione si intrecciano, cioè qual è il ruolo dell'alimentazione nel miglioramento di questo parametro che consideriamo appunto fondamentale. Quindi l'importanza dei carboidrati, che anche questo sarà un tema di un'altra puntata game changer, ma anche di micronutrienti come il ferro, che è il trasportatore dell'ossigeno e negli atleti di endurance tende a essere purtroppo anche spesso carente. Bene, quindi iniziamo con perché il V2 Max è così importante. Allora Simo, partiamo dalla definizione di V2 Max. Metto le cuffie. Vai. Abbiamo detto, non è solo quel numero che ci crea esaltazione, insomma, o che ci deprime nei nostri orologi, è un po' di più, anzi molto di più. È un parametro chiave per capire la nostra capacità aerobica. In termini tecnici rappresenta la massima quantità di ossigeno che il nostro corpo può consumare durante un esercizio massimale, no? Poi dopo la definizione ovviamente anche millimetri di ossigeno per chilogrammo di peso corporeo, quindi se dimagriamo in realtà il V2 Max cresce, se lo calcoliamo in questo modo, non è l'unico modo, e quindi indica l'efficienza del nostro sistema aerobico fondamentalmente, no? Il nostro motore quando siamo al massimo dello sforzo. Certo, anche perché l'ossigeno è un qualcosa che ci aiuta l'ossigeno è quello che ci permette di bruciare alla fine calorie, no? Fondamentalmente, quindi è quello che entra nei meccanismi energetici, quindi più ossigeno possiamo usare e più possiamo spingere avanti il nostro motore. Sì, è così. Più alziamo i giri del motore, quindi più abbiamo un motore potente, quindi più il V2 Max cresce, più riusciamo anche a lavorarci sotto, diciamo dal punto di vista aerobico. Poi dopo un migliore V2 Max, come dicevi tu prima e lo approfondiremo, indica anche una migliore salute cardiovascolare, un rischio inferiore di avere alcuni tipi di patologie che sono legate al cuore. Perfetto, molto interessante. Ma da cosa dipende? Molto interessante se ce l'hai alto. Se è basso è un problema. Molto interessante anche da sapere. Magari dici, se lo basso mi faccio 2 accertamenti in più. No, il problema è da cosa dipende. Da cosa dipende? Quali sono i fattori? Il problema è che il 50%, lo dicono alcuni studi, del V2 Max è predeterminato geneticamente, però il resto è super allenabile, quindi noi con l'allenamento, perché possiamo incidere sul miglioramento del V2 Max, perché possiamo migliorare la gittata del cuore, il ventricolo sinistro diventa più forte, non solo con lavori massimali, lo diciamo tante volte, ma con la corsa lente, con la altra puntata che vedremo. Perché l'allenamento aerobico migliora la capillarizzazione, quindi portiamo più ossigeno ai muscoli, perché l'allenamento aerobico migliora la densità, la quantità e l'efficienza dei mitocondri, che sono responsabili poi le nostre centrali elettriche. E poi si prendono i nutrienti e li trasformano in energia libera, diciamo. Perché è un miglioramento, che poi lo affronteremo, legato a una biomeccanica di corsa migliore, migliora l'efficienza di corsa, e quindi l'efficienza cosa vuol dire? Utilizzo meno energie per menare, fondamentalmente. Certo. Questo è un po' l'aspetto. Invece quali sono, Simo, gli aspetti su cui non possiamo farci nulla, cioè che non possiamo controllare? Ecco, allora c'è una ricerca ad esempio di Bouchard del 99, ma poi si sapeva e ormai si sa che come dicevo prima, per il 50% il V2 Max è predeterminato geneticamente. Non solo, invecchiando cambiano tante cose e il miglioramento del V2 Max può calare. Poi c'è una questione anche di maschi e femmine. Certo, di genere, bravo. Non trovo la parola. Che mediamente le donne ce l'hanno più basso degli uomini. Poi ovviamente ci sono donne che ce l'hanno più alto di me. Sono le eccezioni. Beh sì, chiaro. Tantissime. È più facile averlo più alto di noi, dai, non è? No, assolutamente. Purtroppo sì. Ok. E come possiamo fare con l'allenamento per aumentare il V2 Max? Ci sono strategie particolari?
Ma allora, poi li vediamo nel Sì. capitolo dedicato agli allenamenti, però sicuramente quello che sappiamo è che ogni parametro per essere migliorato direttamente bisogna giocare sul suo limite, quindi quegli esercizi come le ripetute brevi ad altissima intensità con recuperi anche completi che vanno a lavorare proprio sul limite all'intensità del massimo consumo d'ossigeno hanno un impatto devastante, ma dal punto di vista positivo, sul miglioramento dell'allenamento. Quelle che ti fanno poi vomitare alla fine. Sì. Quelle. Però non è che i lavori di resistenza aerobica non incidono, perché capillarizzazione, aumento dei mitocondri hanno comunque un miglioramento anche sul 2 max e si ottengono con il fondo lento. Come dobbiamo avere un equilibrio tra alta e bassa intensità per ottenere assolutamente questi miglioramenti. Prima di andare avanti, Nicolas, fammi ringraziare uno dei 2 partner che ci sostiene per questa quarta stagione, Biotex, che esiste ormai da quasi 40 anni, da più di 30 anni, è nata nel 1990 con i suoi filati made in Italy con che noi stiamo utilizzando per le nostre corse invernali. Grandissima soddisfazione. Avete visto anche i nostri reel. Come sempre i partner che scegliamo noi prima li testiamo, quando siamo contenti iniziamo una collaborazione e sono stracomodi. La traspirazione è ottima perché anche dopo tanto allenamento, provati anche in bicicletta, sono perfetti. Loro sono anche molto specializzati sulla bici oltre che sulla corsa, sull'outdoor, e soprattutto perché hanno questa tecnologia BTX, una fibra innovativa in polipropilene che ottimizza il microclima corporeo. Però poi dopo queste sono le cose tecniche, ma io quello che ti devo dire, Nicolas, è che ci sto comodo. Anch'io. Se volete stare comodi anche voi, potete utilizzare il codice sconto che vedete qui in sovraimpressione, Biotex 451 Savasandir, sul sito, valido sui prodotti non in promozione con uno sconto del 15%, e così vi ordinate una bella luppetto per le vostre corse comode. Ma a me piace da morire la giacca che si smanica, che è quella che mi avete visto correre in un sacco di video. Ma adesso andiamo all'aspetto di metodologia e misurazione del VO2 max. Quindi Simo, se io voglio avere una misurazione attendibile, cioè sapere esattamente qual è il mio VO2 max, come faccio? Cioè, cosa posso fare? Guardi l'orologio. Guardo l'orologio, esatto. Cioè, quello che farei io. Allora, voglio dire una cosa sugli orologi, poi ci torniamo. La stima di questi orologi è impressionante, cioè è valida. Okay. Poi io ho visto molti test di comparazione con V2 Max, e comunque dipende sempre dal protocollo che utilizzi, in cui c'erano discrepanze di 2-3 punti. Poi l'orologio andrebbe sempre tenuto al polso anche la notte per valutare il recupero, eccetera. Credo che la misurazione, io lo faccio, devo dire. Poi invece come si testa? Ci sono test laboratorio in cui si usa metabolimetro, in cui si va a stimare velocità, frequenza cardiaca, cioè la risposta del nostro corpo dal punto di vista ventilatorio, della frequenza cardiaca, a un crescere dello sforzo. E quindi ci sono diversi strumenti, solo che quasi sempre sono appannaggio dei professionisti, no? Noi utilizziamo più test da campo. Certo. Il test di 6 minuti di VIA, il test di 7 minuti di pizzolato. Io utilizzo da sempre un test di 2 km in cui mi trovo benissimo, ma che combino con altri test, e ormai ho trovato un modo per stimare non solo il VO2 max, ma anche l'intensità alla soglia. Quindi fondamentalmente quello che possiamo fare in maniera un po' più semplice è un test di corsa dove vado a cercare un po' il mio limite. Sì. Se non ho a disposizione strumenti come i metabolimetri, che sono un po' più, diciamo, rari o quantomeno elitari, ecco. Sì. E tornando alla misurazione, poi il nostro orologio non sa cosa stiamo facendo, cioè a volte quando siamo lontani dalla gara non far crescere subito il V2 max ha anche un significato. Certo. Facciamo lavori di fondo che non ci portino a condizioni, ci sta anche che cali. Certo. Poi ci sta se è misurato bene, se abbiamo imputato bene i dati, la nostra frequenza cardiaca massima, visto che si basa su immagino, perché il modello di calcolo non è, certo, non lo conosciamo, esatto. Però si va a calcolare un po' il miglioramento della frequenza cardiaca se cala alla stessa intensità, tempi di recupero, la frequenza cardiaca di recupero. Io credo che vada a vedere tutte queste cose qui. Una cosa invece interessante, e tanti sono ancora convinti, che nella misurazione del V2 max come si andava a misurare? Tu aumenti l'intensità, a un certo punto c'era un effetto plateau. Sì. Però una ricerca, vedete in sovraimpressione lo studio, ha dimostrato che nel 47% degli atleti d'elite questo plateau non esiste.
Cioè l'intensità va avanti, diciamo, più o meno all'infinito. Beh, sì, Esatto. no, finché però non c'è non questo c'è- effetto di platò, esatto. quindi era difficile Certo. identificare il V2 Max. Quello che però per noi amatori può bastare è un test da campo. Magari guardiamo anche l'orologio non come dogma, come Bibbia, ma come punto di riferimento. Sì. Non fatevi prendere dall'ansia, per favore, se cala di un punto, come non esaltatevi se cresce di 2, perché potrebbe essere una compensazione di qualcos'altro la crescita del V2 Max. Addirittura adesso l'orologio ci dice anche se il trend è in diminuzione o in crescita, quindi se Sì. anche il numero rimane lo stesso, vedi proprio anche, perché no? sono i decimali, Esatto. i 57,3. Però questo ancora ti sbarella ancora di più, perché dici no, in diminuzione, no? Invece magari prima vedevi solo il numero che rimaneva stabile e dicevi ok, dai. Quindi Simo, noi associamo il valore del V2 Max alla performance, quindi pensiamo, se ho un V2 Max alto vuol dire che sarò più forte, diciamo, sarò più bravo e farò dei tempi migliori, ma è così o no? Allora è chiaro che se uno ha V2 Max 65 e uno c'ha 40, quello a 65 va più forte, però Ok. non è così, perché il V2 Max sicuramente è un indicatore, è la potenza aerobica, no? Quindi è un bel motore, ma non basta. È una condizione, come dico spesso, necessaria, ma non sufficiente, no? Perché ci sono altri fattori, la soglia, l'economia di corsa, fattori psicofisici, psiconeurali che ci condizionano soprattutto quando le distanze si allungano, ma non solo, cioè la capacità di supportare la fatica. Quindi possiamo dire un V2 Max è una base, ma non è l'unico elemento. Mi viene in mente un aneddoto. Ho visto il documentario su Armstrong, dove ovviamente lui si dopava e ovviamente gli altri atleti erano sconcertati dal fatto che lui andasse più forte quando aveva un V2 Max di, adesso dico valori che mi ricordo, più basso di altri. È più basso di altri, mi sembra 88, mentre altri che avevano 100 gli stavano dietro. Knox, che era un po' stimolato dal fatto che V2 Max non fosse l'unico riferimento, ha testato su più di 40 atleti il loro V2 Max, ma anche la loro capacità di raggiungere quale velocità massima e di tenerla, e ha visto che alcuni atleti con il V2 Max più basso in realtà riuscivano a tenere velocità superiori. Quindi ha detto, non è e poi lo riporta nel suo libro più famoso, non è detto che il V2 Max non è un predittore di gara, di tempo di gara, perché una volta c'erano proprio le tabelle V2 Max X, tempo su questa distanza Y. Forse torniamo anche agli orologi che stimano i tempi di gara da questo punto di vista, no? Certo, quindi un atleta con un V2 Max più basso potrebbe comunque avere una performance in gara migliore. Succede spessissimo. Abbiamo già parlato di Paula Radcliffe, come nel tempo, mantenendo un V2 Max stabile, abbia migliorato tanti tempi in maratona lavorando su che cosa? Sull'economia di corsa. Quindi V2 Max è importante, ma non è determinante, l'unico non da valore. solo. Esatto, quindi fondamentalmente se vogliamo migliorare la performance non basta lavorare sul V2 Max, dobbiamo anche avere strategie per misurare la soglia del lattato, l'efficienza di corsa, la tecnica magari. Sono assolutamente legate, come avevamo visto, come poi riporta uno studio che è stato fatto su runner allenati e poco allenati. In un'ora di corsa al 70% V2 Max, quelli poco allenati hanno abbassato il loro V2 Max dopo solo un'ora di corsa, quindi vuol dire che c'è, e anche l'economia di corsa, quindi vuol dire che c'è una grossa perdita di efficienza. Significa che non basta allenare il V2 Max per diventare forti, bisogna allenare anche l'economia di corsa, come la soglia, come tutti i valori che insieme concorrono al miglioramento dell'allenamento. Infatti passiamo un attimo al prossimo capitolo, cioè quali sono gli allenamenti fondamentalmente, no? Visto che poi abbiamo anche le rubriche quest'anno, no? Sì. Le rubriche dove parliamo in ogni puntata di una ricetta e di un allenamento. Io adesso voglio far partire la rubrica allenamenti e dire quali sono questi allenamenti, tanti, adesso non te ne giochi più di solo uno. Beh, come abbiamo visto fino adesso, L'asso di Briscoe, no? No, come senza bestie. Come abbiamo visto fino adesso, sicuramente allenare tutto ci fa migliorare il V2 Max, no? Però è chiaro, come abbiamo detto all'inizio della puntata, che gli allenamenti intensivi, ad esempio qui i famosi HIIT, portano un impatto diretto e forse anche molto rapido sul V2 Max, cioè bastano
una persona che già non ha raggiunto il suo massimo, poche settimane in cui inserisco, non solo quello ovviamente, un programma 5 allenamenti a settimana. Inserisco Ti voglio vedere. Inserisco qualche allenamento, le famose ripetute brevi, Sì. per chi le chiama così, in cui le intensità sono tra il 90 e il 100% del V2 Max, ok? Con dei recuperi a volte completi, se voglio lavorare veramente ad intensità altissime, a volte parziali, se lavoro a un'intensità un po' più bassa, mi può migliorare il V2 Max. Ripeto, se non ho già raggiunto dei buoni livelli. Certo. Quindi se ad esempio io per un mese inserisco, a seconda di quanti allenamenti faccio, 1 o 2 di queste tipologie di allenamento, cosa che si fa in parte, poi dipende dalle gare che prepariamo, all'inizio, tra la fine del periodo di costruzione e l'inizio del periodo specifico, avrà un impatto diretto sul V2 Max. Però non è l'unico, visto che vogliamo parlare di allenamenti, poi dopo magari facciamo qualche esempio per chi ci sta seguendo. Anche correre a velocità, gli allenamenti continui, ok, medio veloce, o chi adesso la chiama temporaneo. Sì. Corri un casino di tempo a una velocità mediamente alta, 30-40 minuti a un'intensità alla soglia, sì. Migliora la soglia, ma migliora anche il V2 Max. Come, ritornando a non solo ripetute brevi, ma fartlek, dove io ho due parti attive, una veloce, una breve, 800 metri veloci, 200 metri di recupero, oppure 4-6 ripetizioni di 3 minuti alla velocità che avrei in una gara di 10 km con 2 minuti di corsa lenta. Questi sono tutti allenamenti che hanno impatto non solo sul V2 Max, ma che ci fanno alzare velocemente la condizione. Io vorrei fare un sondaggio, ma preferite le ripetute brevi dove si vomita alla fine o 40 minuti in soglia? Adesso qualcuno ti dirà le ripetute lunghe dove si vomita. Esatto. 5 per 2000. Scrivetecelo nei commenti. Scrivete nei commenti qual è l'allenamento che soffrite di più che tra quelli che abbiamo citato per migliorare il V2 Max. Un allenamento che utilizzo spesso, un protocollo validato, sono 2 o 3 serie a seconda della capacità dell'atleta, da 10 di 30 secondi all'intensità del V2 Max, stimato dai test, con 15 secondi di recupero corsettina. Ok. Mal di testa alla fine. Però sì. Poi tra le 3 serie posso inserire 2-3 minuti di corsetta, ok? Quindi non è che faccio 30 ripetizioni, sì. Però alla fine ne fai 30, ma intervallato. Sicuramente c'è anche il discorso di andarsi a allenare in altura con intensità. Chi può farlo? Cosa succede? Che quando vai su spesso l'orologio ti abbassa il V2 Max. Certo, subito, immediatamente, ma anche quando primo giorno che arrivi anche solo a 1000. Perché consumi, no? Meno sì. Certo. Poi però quando torni giù dovresti avere, se fai anche allenamenti specifici, sì. Basta star su, devi correre. Certo. E poi non è che dovresti andare a fare un allenamento su, dovresti vivere su sopra i 2000 metri, se vogliamo. O almeno dei periodi, diciamo, abbastanza prolungati per avere poi un effetto migliorativo quando si torna a livello del mare, diciamo. Sì, assolutamente. Questi sono tutti tipi di allenamenti che si possono. Poi dopo, se seguite Runner 451, nei prossimi mesi pubblicherò dei reel o anche faremo dei reel in cui magari vi proporremo tante sedute. Che cosa mi dicono tutte queste sedute, che ci riporta anche la bibliografia? Veramente sono infinite le sedute di allenamento, ma poi è un po' giocare tra fasi veloci e fasi di recupero. E gli HIIT combinati con fartlek, combinati con corsa costante intensa, con tanto fondo lento a corredo e a sostegno, ci porta assolutamente un miglioramento della condizione. Dico anche che magari, sempre nel rispetto dell'equilibrio delle intensità, che sai che per me sono fondamentali, ci può stare quella settimana in cui faccio un allenamento intenso in più perché ho bisogno di portare alta la condizione e poi vado a recuperare magari un po' di più. Perfetto, sta diventando una masterclass questa su V2 Max. È una masterclass. Perfetto, quindi abbiamo dopo mandiamo la fattura. Esatto. Allora, abbiamo detto che l'economia di corsa è anche un fattore molto legato al V2 Max, quindi al di là dell'allenamento specifico, poi vorrei capire anche questo, quanto poi possiamo allenare questa economia di corsa. Che cos'è l'economia di corsa? Misura quanto ossigeno un corridore utilizza per mantenere un certo ritmo, no?
Quindi 2 atleti con un V2 Max simile possono avere una economia di corsa molto molto diversa. E quindi cosa vuol dire? Che se abbiamo lo stesso V2 Max, ma io ho un'economia di corsa migliore, arrivo prima io o prima te? Arrivi prima tu. Magari in un 5.000 no, Ok. ma in una mezza, Certo. da una mezza, soprattutto in una maratona, sì. 5.000 magari dice più di potenza fondamentalmente, quindi Sì, conta un po' io meno. aumento la corsa. distanza, l'economia di corsa può cambiare, sì, Ok. assolutamente. Fondamentalmente, vabbè, il V2 Max, però dobbiamo lavorare sull'efficienza, sulla tecnica, immagino. Allora, c'è uno studio che ormai ha quasi, non lo dico 50 anni perché è dell'80, io sono del 78, ha più di 40 anni, Ok. che ha dimostrato come piccoli aggiustamenti sulla tecnica di corsa e sulla postura portino a un miglioramento dell'8% 8% non è poco. sull'economia di corsa. No, 8%. ragazzi, comprate tutte le scarpe no, col carbonio bene. perché portano al massimo al 4%. 4% chi corre sotto i 4. Cioè, appunto. Anche io leggevo anche all'1, qualcosa. Parliamo di tecnica di corsa, Ok. quindi dopo che, come dicevo Ok. all'inizio, la biomeccanica ha un impatto sull'economia Certo. di corsa, di un miglioramento dell'8% sull'economia di corsa. Tanta roba. Non è poco, non è poco. Sono 10 minuti di una maratona. Non lo so perché poi dipende in percentuale quanto ci metti a fare una maratona. I matematici tra noi, scrivetelo nei commenti. Non è 8% sul tempo, No, beh, però sull'economia, però si potrebbe anche tradurre sul tempo alla potremmo fine. fare una stima, sì, Esatto. è tanta roba. È tanta roba. V2 Max, lavoriamoci per alzarlo, soglia, ma lavoriamo anche tanto sull'economia di corsa, che vuol dire lavorare sulla biomeccanica. La tecnica di corsa non sa nessuno. Sì, Mi sono autocriptato. Sì, che tu vedi nella tabella, no? Oggi tecnica, oggi riposo. Oggi no, non No, voglio. guarda, poi quando parlo di biomeccanica non è solo postura e tecnica, assolutamente sì, ma anche forza. Certo. No? Quindi non ci stancheremo mai di dirlo. Abbiamo anche fatto un corso, un videocorso sulla forza. Vi sulla ricordo il corsa. codice sconto corso mangiato Esatto. del 30% che è sempre valido se lo volete utilizzare. Ma a proposito di codice sconto, avete anche un codice sconto del 20% per comprare gli integratori MTB NES, nostro partner storico, ma non solo per corse mangiato, esatto, ma di ogni nostra corsa. Esatto. Gel, aminoacidi ramificati, prodotti del recupero come ISEM, sali come Tembotta, esatto, prodotti per prevenire, perché bisognerebbe prenderli prima gli infortuni come Artogil e Tendogil, prodotti per curare il riposo. Certo. Un riposo malsano V2 Max più basso. Ne parliamo adesso, fra poco. Esatto. Subitissimo, come il Cortigil, che è la Ashwagandha, come si chiama? Vitamina somnifera. Ashwagandha. Però dai, è più bella Ashwagandha. Ho sentito di peggio. Io voterei per chiamarla Ashwagandha. Ok. Ma a proposito, parliamo di V2 Max e longevità. Interessantissimo argomento. Perché qui si parla solo di performance, ma il massimo del consumo di ossigeno è legato anche alla longevità. Assolutamente, perché non è solo un parametro per valutare un indicatore di performance, ma di salute anche in generale. L'abbiamo detto anche prima, numerosi studi hanno associato proprio il V2 Max alto a un minor rischio di mortalità e quindi una maggiore aspettativa di vita. Quindi stiamo dicendo che V2 Max migliore, vivo di più? Sì, fondamentalmente sì, cioè, poi è statistica questo ovviamente, non è, però diversi studi, nello specifico uno del 2023 molto recente, esatto, ha confermato che il V2 Max è effettivamente un predittore della salute dal punto di vista poi soprattutto cardiovascolare. Hanno scoperto che effettivamente il V2 Max è un mezzo efficace, è un mezzo veramente efficace per aumentare la resistenza del cuore. Come dire, faccio un cuore più forte, soffrirò meno di patologie. Qui non parliamo quindi solo di atleti, ma e quindi chi ha già fattori di rischio cardiovascolare, ereditario o altri, che cosa mi dici? Allora, fondamentalmente, nella salute cardiovascolare i fattori di rischio si sommano. Sì. Questo è vero. È anche vero che però tutta la parte modulabile del V2 Max, di cui abbiamo già parlato, può fare in modo che questo rischio si abbassi. Ok, quindi uno studio fatto su oltre 200 persone, quindi anche un campione abbastanza grande, ci dimostra, poi lo mettiamo magari in sovraimpressione, sì, come tu, che dopo un programma di allenamento di 10 settimane, persone
che hanno innalzato il VO2 max hanno fondamentalmente ridotto il loro rischio cardiovascolare. Quindi il fatto che il VO2 max sia un fattore modulabile e migliorabile rende il rischio associato alla mortalità cardiovascolare abbassabile, no? È uno dei fattori modificabili dello stile di vita, fondamentalmente. E poi, anche perché poi avevo letto uno studio preparando la puntata degli inizi anni 2000 che diceva che chi ha curato il V2 max in età giovanile, quindi fino ai 36 anni, che poi uno è giovane anche a 45. È statistica questa, cioè, okay. Gli studi sono fatti sulla statistica. Però aveva arterie più elastiche e quindi un rischio cardiovascolare inferiore, oltretutto diciamo il sistema cardiocircolatorio. Quindi chiaro che, allora, ovviamente potrebbe venirti da pensare, quindi come dicevamo prima, Pogacar o Kipchoge che hanno un VO2 max altissimo vivranno di più. Questo può essere anche vero, ma non è detto. Cioè a noi interessa provare a migliorare il VO2 max per ridurre il rischio. Quindi anche se un atleta amatore ha un VO2 max molto basso, può comunque lavorare per alzarlo da molto basso a moderato anche solo, e questo già migliorerebbe la statistica, diciamo, perché persone sedentarie, se iniziano a fare i famosi 150 minuti di attività aerobica settimanale, il VO2 max cresce e quindi migliora, tutto torna, no? Esatto. Tutto torna. Andiamo proprio però sul cuore, no? Sì. Il cuore è un muscolo. Il cuore è un muscolo, come gli altri muscoli si allena. Quindi ecco, si allena. Quindi esatto. Vuol dire che, come dicevamo prima, siccome stiamo parlando di V2 max, un miglioramento del cuore vuol dire portare più ossigeno alle cellule muscolari e in generale tu consideri al nostro organismo. Con l'allenamento il cuore si ingrandisce, no? Come farebbe il bicipite se andassimo in palestra, okay? Si ingrandisce in modo positivo, cioè non è che si ispessisce come succede nelle malattie, ma si ingrandisce in modo positivo e quindi è capace di spingere più sangue banalmente in circolo, oppure è capace di fare contrazioni più violente in meno tempo. Questo è anche il motivo per cui agli sportivi hanno un battito più basso, no? Si abbassa faccio contrazioni più forti e quindi se poi basta poco, Sì. Cioè se tu riprendi con un'attività dopo pochi mesi già vedi ma anche dopo un mese la frequenza cardiaca a riposo che si abbassa. E ovviamente se porto in giro più sangue, nel sangue l'emoglobina, che è la proteina di trasporto del ferro e quindi dell'ossigeno, chiaramente porto in giro più ossigeno e quindi avrò un VO2 max più alto. Quindi le cose sono assolutamente collegate. Un VO2 max più alto è direttamente collegato a un cuore che funziona meglio, fondamentalmente. Quindi traduciamo: allenamento, miglioramento della performance, cuore più forte, adattamenti cardiovascolari che ne beneficia appunto sul fronte performance e sul fronte benessere. Quindi riduciamo rischi di infarti, ictus, ma banalmente tutti quei rischi legati alla salute cardiovascolare, anche di pressione alta. Poi ne parleremo un po' più approfonditamente in una puntata dedicata alla salute, però tutto quello che riguarda la salute del cuore, non solo l'evento peggiore. Poi dopo dici quel runner è morto di infarto, ma la scienza non funziona così. La scienza è statistica, no? Quindi ti parla di probabilità, non quanti non ne sono morti al traguardo. Esatto, e quanti non runner sono morti magari, cioè dovremmo andare a vedere. Senti, rimaniamo sull'aspetto sempre allenamento ma anche salute. Ipossia, quindi riduzione di ossigeno. Sì. Quanto quindi influisce l'allenamento in altura a una condizione di ipossia? Allora, certo, la condizione di ipossia che poi ritroviamo prevalentemente in altura, poi vabbè, alcuni adesso la ricreano un pochettino anche in casa con le tende. Sì, non si potrebbe. Non si potrebbe, dipende. In Italia non si potrebbe. In Italia, sì, in altre nazioni sì. Fondamentalmente ti crea una condizione in cui la capacità di ossigeno è ridotta e quindi è uno stimolo per il tuo corpo a gestirlo meglio, quel poco che ha, gestirlo meglio. Questo per esempio è uno stimolo alla produzione di globuli rossi, è un po' un EPO naturale, diciamo, no? L'altura. È chiaro che chi ha già un VO2 max alto sarà più in grado di gestire meglio. Infatti è il contrario, cioè corsa in montagna, se io ho un V2 max più alto, in questo caso divento ancora, rispetto alla pianura, più forte rispetto agli altri. Magari è un atleta più economico ma con V2 max più basso, perché gestisco
meglio li possiede. Assolutamente Quindi sì. sarebbe bello vedere uno studio dove si calcola il V2 Max su una marea di atleti di montagna. Certo, e si confronta con gli atleti di pianura riportati in montagna. Sarebbe un po' complicato da fare, però si potrebbe fare. Interessante. Prima abbiamo introdotto, io ho parlato di Ashwagandha. Adesso i produttori di Ashwagandha ti denunceranno per storpiamento del nome. Tamnia sunnita, Sì, nome pianta. scientifico. Quanto è fondamentale il recupero nel miglioramento del V2 Max? Il recupero ragazzi, il recupero è fondamentale, sempre. Sì. Cioè, posso dire che fa più dell'allenamento. Ma il mio mantra è che il 60%, il recupero è il 60% dell'allenamento. Sì, il recupero fa più dell'allenamento e più della nutrizione. Cioè, anche se poi lo trascuriamo perché dobbiamo sempre avere una vita troppo attiva. Però il recupero è fondamentale, perché il recupero è quello che ci aiuta a ricostruire il nostro corpo, in particolare dopo gli allenamenti, è quello che ci aiuta a risintetizzare le proteine, a migliorare la muscolatura e anche a recuperare tutte quelle proteine di trasporto dell'ossigeno che noi utilizziamo durante gli allenamenti, perché i runner tendono a essere più carenti in emoglobina, in ferro, eccetera, perché ne usiamo un sacco quando corriamo di queste proteine, quindi poi non abbiamo un recupero magari adatto, corretto, ma anche a livello nutrizionale, e questo fa in modo che non andiamo a recuperare in maniera adeguata queste proteine qua. E quindi ovviamente se ci manca il recupero, ci mancherà anche il recupero sul V2 Max, sarà più difficile, no? Questo è importante dire. Prima abbiamo parlato di allenamenti intensi per migliorare il V2 Max. Sì. Ma se io non lo abbino a un recupero adatto, che per alcuni può essere riposo, per altri una corsa lenta, cioè non è detto che recupero non vuol dire per forza riposare. Gli effetti, i benefici di quell'allenamento intenso non ce li ho, li perdo, addirittura diventano negativi. Sì. Quindi è il motivo per cui aggiungere una seduta di ripetute non è detto che mi faccia migliorare, perché se quella seduta di ripetute non mi fa recuperare è un problema. Posso dire una cosa, saremmo capaci tutti di fare solo delle ripetute tutti i giorni pensando che questo ci faccia migliorare in continuazione. Ho visto gente che fa tabelle così. Ok, perfetto. Cazzo, non va abbastanza, aggiungiamo. Sì, e via, esatto. No, invece in realtà anche qui spesso una lancia a favore dell'orologino che ti dà il numero del V2 Max, ti dà un'idea anche un po' del tempi di recupero. Per chi non ha, chiaramente che per chi ha un allenatore è ovvio che è lui che gestisce i tempi di recupero, perché ovviamente però dobbiamo essere bravi anche noi. Sì, perché anche, cioè io lo dico da preparatore. Sì. Sì, l'HRV eccetera, però quando ci sentiamo particolarmente stanchi non è obbligatorio fare le ripetute previste. Poi magari è una stanchezza un po' mentale, inizio a fare le ripetute e mi sento benissimo, però se capisco mentre faccio le ripetute che proprio il fiato corto, o torno a casa oppure faccio un bel fondo lento rigenerante. Ok, sì, ma abbiamo visto, ok, V2 Max, capacità aerobica, chiaro, no? Ok. Quanto incide la forza? Magari ne parliamo sempre nel nostro un po' cavallo di battaglia. Quanto incide la forza? La forza su questo. La forza, poi ne parleremo nella puntata dedicata alla forza, perché io ho fatto proprio un viaggio in questi 20 anni nella forza, no? Dall'aver paura che facesse massa a non poterne fare a meno come preparatore, ma anche su di me. Più sono forte, più i miei muscoli sono anche efficienti. Quindi possiamo dire che c'è un'interazione tra V2 Max e forza. Okay. Ovviamente con la forza allenata nel modo giusto. Che non come la forza che allena il bodybuilder è un'altra cosa. No, forza che perché poi c'è la massa da spostare. Esatto. Allora, c'è uno studio del 2016 in cui i partecipanti runner hanno integrato esercizi di forza nella loro routine. I risultati hanno mostrato che pur non aumentando tanto il V2 Max è migliorata che cosa? Quello di cui parlavamo prima, l'economia di corsa e l'efficienza neuromuscolare. Quindi fondamentalmente la connessione anche alla forza comunque aiuta a strutturare meglio il V2 Max. No, sì, alla fine, sì, no? Sì, assolutamente. Okay. Soprattutto le prestazioni, senza parlare della riduzione dei rischi di infortuni. Però ci tengo a dire, non sto dicendo che ti fai una seduta di forza ti migliora il numerino di V2 Max, assolutamente no. Ma migliora l'efficienza nella corsa, quindi riduce il consumo di ossigeno nella corsa e quindi c'è comunque un impatto direttamente. Forza massima e forza esplosiva che hanno un impatto diretto
sui miglioramenti della corsa, soprattutto se li faccio tutti e due. Chiaro. Questo è molto molto importante. Perché c'è quella la differenza tra un atleta di elite che ha 100 di VO2 max? 100 non c'ha nessuno. Beh, no, non so, io Credo 90. Sì. Sì. E io che ho, vabbè, 50, esempio. Veramente? C'è 50? Beh, vai No, bene, io so però. Guarda che ho 54 adesso, ho avuto prima di avere figli avevo 60. Sì, ma i figli succhiano Vabbè, VO2 max. Esatto. Fondamentalmente la differenza è che di solito gli atleti di elite hanno già raggiunto il loro massimo, il plateau, si sposta di poco. Invece l'atleta amatore, che magari ha delle fasi in cui corre di meno, corre di più, ha oscillazioni maggiori. Cosa significa? L'atleta amatore si concentra molto di più sui lavori di V2 Max, l'atleta d'elite spesso su lavori più specifici che vanno a migliorare la soglia e l'economia di corsa. Questo è un po' l'aspetto. Non che non venga curato negli atleti d'elite, però anche diversi studi e ricerche più che altro hanno preso campione e hanno visto questa differente. Quindi cosa dipende anche dal volume totale di allenamento che si fa. Cioè, sì. Mi viene da dire, io mi alleno però poi 5 ore, diciamo così, l'atleta d'elite lavora poi sui margini, i famosi marginal gain, certo. Cioè su quelle cose che fanno fare la differenza. Noi col tempo a disposizione che abbiamo, poi quando si parla di atleta amatore si parla di quello che corre 3 volte a settimana e di quello che ne corre 10, certo. C'è sicuramente un lavoro, abbiamo bisogno di lavorarci sempre di più su V2 Max, perché come hai detto te è andato da 60 a 54. Un atleta professionista se perde così tanto è perché si è rotto qualcosa. Sì, certo. Allora, ma te come nutrizionista mi puoi aiutare a migliorare il V2 Max o no? Sì. Certo, direttamente. Senza di me non puoi fare niente. Allora, se tu hai meno di 54, ti posso regalare il mio orologio per un po', e per un po' ti si alzerà. In questo momento sì, non mi vergogno a dire che avendo corso pochissimo quest'anno ho meno. Ok. No, allora abbiamo però ho avuto di più. Ok, beh, intanto esatto, anche qui dai. No, diciamo così, quello che posso fare come nutrizione, con la nutrizione cosa possiamo fare? Noi possiamo andare a migliorare la disponibilità energetica di nutrienti. No? Abbiamo parlato prima di 2 cose che sono fondamentali. Uno è il ferro, che è un micronutriente che è fondamentale perché appunto è quello che trasporta il ferro, cioè trasporta l'ossigeno, quindi più chiaro di così si muore, no? Certo. Fondamentalmente se io non ho ferro, o non ho abbastanza ferro, o non ho abbastanza ferritina, perché magari il ferro ce l'ho, ma la ferritina, che è la proteina di deposito del ferro, è bassa, e quando ho bisogno di aumentare il consumo di ossigeno non avrò il minerale che lo lega. Come dire, sì, posso anche mettere in circolo più ossigeno, ma se poi questo ossigeno non si lega al ferro perché non c'è il ferro, siamo fermi, no? E quindi ovviamente quello che dobbiamo fare con la nutrizione è assicurare una buona presenza di ferro, e questo lo si fa in maniera abbastanza semplice, in realtà con una dieta bilanciata. Ora sfattiamo il mito che il ferro è nella carne basta, perché non è vero. Io ho anche tanti atleti vegani, sono a favore anche di chi per scelta sua, non lo spingerò mai io a essere vegano. Io non sono vegano, no, come sai ho smesso di mangiare carne. Esatto. Però infatti potevo mangiare no, però sfattiamo questo mito, perché sì, il ferro è nella carne, è vero, ma è anche in tanti vegetali, e si riesce ad avere un approvvigionamento di ferro adeguato anche da una dieta vegetale. Poi mi potresti dire che il ferro che è nella carne è più simile al ferro che abbiamo noi, questo è vero, okay? E quindi l'assorbimento di un ferro animale è più alto dell'assorbimento di un ferro vegetale, ma questo non cambia il fatto che riusciamo comunque ad avere un apporto di ferro anche tramite i vegetali. Ovvio che ci sono casi nei runner, è anche abbastanza comune, in cui con la dieta non riusciamo a prendere abbastanza ferro, semplicemente perché ne usiamo tantissimo, e quindi c'è bisogno di integrarlo. Qui lo vedremo quando faremo la puntata sulle analisi del cardio, come interpretarle, che è la prossima puntata, sulla salute in generale, e parleremo anche di analisi del e vedremo come effettivamente andare a dosare, a fare un dosaggio di ferro, ferritina, emoglobina ci può aiutare a capire se integrare può essere utile.
perché ci siamo preparati per questa puntata, non è che ci siamo seduti e iniziamo a parlare di V2 Max. La prima stagione facevamo sì, esatto. Forse era la più bella, però no, qualcosa ci organizzavamo, però abbiamo guardato veramente tanti studi, perché oggi è facile accedere a una marea di studi sul web. Anche troppo. E però così ti aiuta anche a sviluppare un'analisi critica, no? Perché poi alcuni dicono il contrario di un altro. Sì. No, anche troppo, perché poi la gente non sa fare a leggerli. Questa è la cosa, sì, perché come i giornali scandalistici, esatto, leggono le prime 3 righe dell'abstract, allora questo studio esatto, dice no, vai a vedere su chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, esatto, come l'ha fatto. Comunque uno studio del 2011 che dice che proprio il bilanciamento della nutrizione porta a un'efficienza cardiovascolare e muscolare, e quindi ha un impatto forse non diretto ma indiretto, però sì, porta a un miglioramento è sempre del V2 Max. È sempre un miglioramento indiretto in questo caso, però è come anche in questo caso una base imprescindibile. Se non abbiamo questa base noi non possiamo pensare di migliorare, e a livello nutrizionale magari ci darebbe da pensare al fatto che dobbiamo avere abbastanza proteine, no? Mm-hmm. Anzi, ho tante persone che arrivano da me e mi dicono: ma io mangio poche proteine perché mi accorgo che... Però in realtà, e lo vedremo anche questa è una puntata dedicata, cioè il vero game changer è il carboidrato, perché non è solo quello che ci dà energia, ma in questo caso specifico viene definito proteina risparmiatore. Cioè, se io non ci metto il carboidrato, posso metterci tutte le proteine che voglio, ma le proteine verranno usate anche per fare altro, cosa che non dovrebbe essere nel nostro metabolismo. Amici della keto, ascoltate bene. Quindi sì, non so, però è chiaro che se non ci metto il carboidrato per la performance non vado da nessuna parte. Cioè la performance non mi cresce senza carboidrato 100%. Cioè, perfetto. Qui proprio metto uno status. È arrivato il momento della seconda rubrica che ci sarà in questa stagione di Corse Mangiate in ogni puntata. Dopo l'allenamento è il momento della Clerice di Nicolas con la ricetta. La ricetta che vi dico oggi, che vedete in sovraimpressione, quella che l'ho ideata, devo dire la verità, l'ho ideata Fede, mia moglie, no? Sua moglie. Esatto. Che prima di me, prima di occuparsi di alimentazione il momento gossip si occupava di alimentazione sportiva come me, e quindi ha ideato gli spaghetti del ciclista. Urca. Che sono un ottimo pre-workout. Perché non me l'hai messo nel piano nutrizione? Te l'ho messo pre-workout, ovviamente non pre-workout prima di me, pre-workout la sera prima. Ah, ok. Spaghetti con la rapa rossa. Buoni. Magari non ti piace. Entusiasmo. No, mi piace, però negli spaghetti non l'avevo. Sono buoni. Spaghetti con, ovviamente, perché gli spaghetti sono la parte di carboidrati che abbiamo appena detto fungere da... Vabbè, spaghetti con i carboidrati, andiamo alla ricetta. Fine, esatto. Io ho fame. E come fonte diciamo proteica possiamo fare una cremina. Sì? Come? Con roviola e rapa rossa, perché è un vasodilatatore. Come la facciamo? È un vasodilatatore, lo vediamo in sovraimpressione. No. Ma sì, no. Allora, cuciniamo rapa rossa. Quante? Va bollita, una rapa rossa. Va bollita, quanto tempo? Allora, no, le trovi già bollite le rape rosse. Io non ho mai bollito una rapa rossa, io le compro già bollite. Ma figurati. Aspetta, allora diciamo 100 grammi rapa rossa bollita. Dovevamo prepararla meglio la rubrica della ricetta. 100 grammi di rapa rossa. 100 grammi di rapa rossa. Una rapa rossa, 100 grammi di roviola. Frullo tutto insieme. Frullo con un frullatore. La passo un po'. Perché rimangono un po' di grumi. Ma se frulli bene non rimangono. Vabbè, però si vede che tu non cucini tanto, io sì. Poi cucino lo spaghetto. Integrale. No, va bene anche. No. Prima di un allenamento, no, integrale. Ok, perfetto. Perché la fibra non la vogliamo. Ma io chiedo, giusto? Esatto. Quindi la rapa rossa non ha le fibre? Che fai queste domande? Sì, cioè, però poche. Lascio cazzo queste domande. Sì. Ok, perfetto. Sì, la fibra, ma è più importante la betaina della rapa rossa, che è un vasodilatatore. Perfetto. Chi è che usa tante bietole rosse in realtà rapa rossa, ma sono parenti? Tipo Koji. Vedi? Ciocchi, sì. Esatto. Infatti è così, perché la betaina della rapa rossa, come di altri alimenti, è un vasodilatatore, quindi è in grado di portare più sangue e quindi più ossigeno a un muscolo. Allora. E di conseguenza questa ricetta qua combina la presenza di carboidrati con la presenza di un vasodilatatore che può portare effettivamente un beneficio. Sentiamo la croccantezza come la metto? La croccantezza di spaghetti croccanti. No. Vuoi un po' le granelle di pistacchio tu vorresti? Perché tu cosa fai? La crema è pronta, però è un po' asciutta, perché con la roviola asciutta. Quando scoli lo spaghetto, che lo scoli molto al dente, tieni un pochino di acqua di cottura. Te potessi fare in master. Io sono bravo a cucinare. Mi metti la cremina,
giri in maniera che lo spaghetto espelle anche un po' di amido, Sì, così aiuta la cremina e perfetto. viene molto più buono. Però una nota croccante, Tipo una granellina di mandorlo di una pistacchio, granellina ci di potrebbe mandorle di stare. pistacchio gliela possiamo Sì, gliela mettere. possiamo mettere, sì. Oh, perché poi quando mordi, Sì. e poi aiuta anche a fare in modo che la crema si attacca di più allo spaghetto. Mi piace. Bene, avete assistito Io- alla ricetta ma di io faccio- Nicolas che è diventata di Ma Simone. io dico sempre una cosa, io ci metto gli ingredienti, poi la ricetta ve la fate voi. Ah, ok. Esatto. Ah, ecco, infatti ho notato nei tuoi piani nutrizionali. Io faccio l'ingrediente. Dico, ancora devo capire la mozzarella col pesto. Comunque andiamo avanti alla buonissimo. prossima rubrica. Sì. Quindi Nicolas, V2 Max elevato è indicativo di una buona capacità aerobica, potenza aerobica, e con l'economia di corsa diventa una capacità aerobica. Cosa significa? Riuscire a mantenere una certa intensità impegnativa per più tempo possibile, ok? Ovviamente con molto lavoro Z2, Z1, resistenza aerobica e lavoro sulla soglia. Non è detto che un buon V2 Max sia condizione sufficiente per avere ottime prestazioni, ma è sicuramente una condizione necessaria. Certo. Non va da solo. E poi, come ci hai insegnato tu, è un ottimo predittore e anche, non solo predittore, ma fattore per la salute, per la longevità, perché abbassa il rischio di mortalità, e per una salute cardiovascolare. Su che cosa secondo te lavoreremo sul futuro per il V2 Max? Beh, secondo me lavoreremo su metodologie di misurazione più precise, ma anche più fruibili. Questo è secondo me, perché fondamentalmente, come abbiamo detto prima, sì, possiamo fare un po' affidamento sull'orologio, le metodologie più dirette sono difficili da usare per un atleta amatore e di conseguenza secondo me quello sarà il punto su cui si farà più lavoro, cioè come cercare di misurare il V2 Max in maniera precisa ma anche in maniera più accessibile a tutti, diciamo. E poi è molto interessante quello studio dove abbiamo visto che il V2 Max cala dopo una prestazione, e più siamo allenati più dura, quindi il fatto di avere una misurazione fruibile ci potrà anche permettere, come oggi si fa tanto col test del lattato, no? Perché adesso gli atleti professionisti se lo misurano 30 volte ad allenamento tutti i giorni. Dobbiamo trovare un modo per riuscire, se vogliamo lavorare sulla performance in un certo modo, per tenerlo monitorato non solo con l'orologio, ma non sarà l'unico parametro che dobbiamo tenere monitorato, ma i parametri di cui parleremo nella prossima puntata, che sono quelli che investono la salute in maniera più stretta. Nicolas ci aiuterà anche a leggere migliore l'analisi del sangue nella prossima puntata fra una settimana di Corso e Mangiato, o se state vedendo questa puntata fra mesi andate a recuperarla perché c'è già in linea. Ci vediamo alla prossima puntata.